Ciao a tutti e bentornati su Celebrita dalla Turchia. Se vi appassionano le storie più intense del mondo dello spettacolo e le emozioni che raramente vengono mostrate davanti alle telecamere, questo è il posto giusto. Oggi vi raccontiamo una vicenda che ha acceso discussioni ovunque. La nuova fidanzata di Can Yaman ha finalmente parlato, e le sue parole hanno scosso i social come un tuono in piena estate. In una dichiarazione dal tono fermo ma vulnerabile, ha ammesso ciò che molti sospettavano ma nessuno osava dire: sono stanca di vivere nell'ombra di Demet Özdemir. Una frase breve, ma capace di riaccendere ricordi, confronti e nostalgie legate a una delle coppie televisive più amate degli ultimi anni. Tutto è cominciato quando Can Yaman è stato visto a Istanbul in compagnia della sua nuova compagna. Le loro foto, mano nella mano per le vie del centro, hanno fatto il giro del web in pochi minuti. Tra i fan, c'è chi ha gioito vedendolo sereno e pronto a voltare pagina e chi, inevitabilmente, ha messo la nuova relazione sotto una lente impietosa, misurandola con l'eco di un passato che ancora pesa. Perché, ci piaccia o no, quando si pronunciano i nomi di Can Yaman e Demet Özdemir, tornano alla mente scene, sguardi e un'alchimia televisiva che il pubblico fatica a dimenticare. Questo confronto continuo, però, sembra aver logorato la pazienza della nuova fidanzata, che finora aveva scelto il silenzio. In un'intervista a un noto magazine di intrattenimento, lei ha alzato il velo con sincerità disarmante. Ha riconosciuto il talento di Demet Özdemir, ma ha voluto chiarire con decisione che non è qui per essere la replica di nessuno. Ha detto, con voce calma ma decisa, che non intende vivere dietro un'immagine non sua, e che Can l'ha scelta per chi è davvero, non per chi ricorda a qualcuno. Parole che hanno fatto il giro delle piattaforme in un lampo. Alcuni utenti le hanno reso merito per coraggio e onestà, altri, invece, hanno difeso Demet con passione, ricordando il legame speciale che il pubblico percepì quando lei e Can recitavano insieme. Come spesso accade, la discussione si è accesa, e la narrazione si è divisa in fazioni. Can Yaman, che di rado commenta la propria vita sentimentale, avrebbe cercato di proteggerla dal frastuono digitale. Secondo una persona vicina alla coppia, Can le avrebbe sussurrato di non lasciarsi ferire dalle opinioni degli altri, di concentrarsi sulla verità che vivono ogni giorno, lontano da ciò che viene scritto. È il tipo di consigli che lui, abituato alle ondate di entusiasmo e di critica, conosce bene. Ma la stampa non è rimasta a guardare. In poche ore sono spuntati titoli allusivi, storie ingigantite, subtitoli che soffiavano sul fuoco. In tutto questo, Demet Özdemir ha mantenuto un profilo pubblico pacato. Nessun commento diretto, nessuna polemica. Eppure un suo post ha attirato tutta l'attenzione. Poche parole, cristalline, a dire che anche il silenzio ha una sua forza. Bastato questo a scatenare analisi infinite. C'era un riferimento nascosto? Era un pensiero a sé, indipendente da tutto? I fan si sono divisi, c'è chi l'ha interpretata come un messaggio di eleganza, chi invece come una risposta velata al clamore del momento. Un noto giornalista televisivo ci ha messo il carico, sostenendo che questa non è più solo una storia d'amore, ma una guerra di percezioni, in cui la memoria del pubblico pesa come un'eredità. Chi sta vicino alla nuova fidanzata di Can racconta che la pressione è molto più dura di quanto sembri dall'esterno. All'inizio era tutto leggero, spontaneo, poi, a ogni uscita, comparivano paragoni, commenti, paragrafi di nostalgie. Sembrava non ci fosse modo di evitare il confronto. E quando la coppia è stata vista a cena in un ristorante affacciato sul Bosforo, alcuni testimoni hanno percepito una nota di tensione. Hanno provato a restare sorridenti, ma qualcuno ha notato sguardi smarriti, frasi corte, attese tra una portata e l'altra. Le foto della serata hanno preso il volo sul web in poche ore. E ancora una volta l'opinione pubblica si è spaccata. Da un lato chi sostiene la compagna di Can per la sua sincerità e la sua vulnerabilità dichiarata, dall'altro chi invoca la prudenza e difende la memoria di una collaborazione artistica che ha segnato un'epoca. La situazione ha preso un'altra piega quando hanno iniziato a circolare voci su un possibile nuovo progetto televisivo con protagonisti proprio Can Yaman e Demet Özdemir. Nulla di confermato, nessun contratto sul tavolo, eppure l'idea da sola è bastata a creare scompiglio. Un commentatore ha definito l'ipotesi come la riapertura di una ferita non del tutto rimarginata,
qualcosa che potrebbe accendere la nostalgia ma anche generare onde emotive imprevedibili per tutti i coinvolti. Per evitare il tornado mediatico, Khan e la sua compagna avrebbero deciso di lasciare Istanbul per qualche giorno. Secondo un'amica, lei avrebbe detto di avere bisogno di respirare, di mettere in ordine i pensieri. Sono stati visti passeggiare in una cittadina di mare, senza fronzoli, con abiti comodi e l'aria di chi cerca un angolo di normalità. Ma neppure li sono passati inosservati. Obiettivi indiscreti, voci soffiate ai blog, titoli che ripetevano la stessa parola, pace. Nello stesso arco di tempo, Dimet ha condiviso un'altra frase breve e poetica: non ogni silenzio è sinonimo di quiete. Nuovo giro, nuova corsa. C'è chi ha letto un semplice aforisma, chi un segnale in codice. Intanto, chi conosce Khan assicura che lui è stanco di farsi trascinare indietro. Non cerca lo scontro, non cerca giochi di specchi, vuole stabilità, lavoro fatto con cura, e una vita che non sia ogni giorno un referendum sul passato. Nonostante ciò, molti fan non riescono a lasciare andare l'immaginario nato quando Khan e Dimet dividevano il set. Alcuni hanno perfino rilanciato iniziative online per spingerli a tornare insieme sullo schermo, convinti che la loro chimica abbia qualcosa di irripetibile, capace di definire un'epoca della serialità turca. Per i produttori, l'idea è al tempo stesso entusiasmante e rischiosa, potrebbe regalare numeri straordinari, ma anche riaccendere pressioni e tensioni personali dirompenti. Dietro le quinte, si ragiona su tempistiche, equilibri e confini, l'arte accende i cuori, ma la realtà pretende prudenza. Quando a Ken Yomen è arrivato all'orecchio il rumore di queste voci, avrebbe confidato in privato una frase semplice e inequivocabile: non vuole rivivere il passato. La sua vita, ora, è altrove. Un messaggio chiaro, quasi una promessa a se stesso: non seguire tracce vecchie, ma tracciare la propria strada. La compagna, dopo l'intervista che ha sollevato il polverone, ha scelto il basso profilo. Nessun nuovo post, nessuna apparizione studiata. Agli amici ripete che desidera essere riconosciuta per ciò che è, non per chi qualcuno crede che le somigli. E mentre il suo nome circola con insistenza tra marchi interessati a coinvolgerla in progetti pubblicitari, lei prende tempo, sottrae rumore, sceglie l'attesa. Alla fine, questa storia parla sì d'amore, ma anche di fama, di memoria e del difficile esercizio di andare avanti quando il mondo ti riporta sempre indietro. Khan Yaman, la sua fidanzata e Dimet Özdemir si muovono in un triangolo di emozioni e aspettative pubbliche, un labirinto in cui ogni passo ha un eco. Di recente, quando qualcuno ha provato a chiedere di nuovo, Khan ha risposto con una frase essenziale ma potentissima: amore e rispetto significano anche sapere quando lasciare andare. Forse è la lezione che tutti, prima o poi, dobbiamo imparare. A volte la pace non si conquista stringendo più forte, ma aprendo la mano. Resta la domanda che vi lasciamo, come sempre, qui su Celebrita dalla Turchia: i confronti sono davvero giusti? Oppure bisognerebbe permettere alle storie d'amore di restare dove appartengono, cioè nel tempo in cui sono nate? Diteci cosa ne pensate, perché la vostra voce, in questa conversazione, è la parte che conta di più. E ricordate che dietro ogni immagine ci sono persone vere, con i loro slanci, i loro dubbi, le loro scelte. Qualunque cosa accada, questa vicenda ci ricorda che le pagine si possono voltare senza rinnegarle, e che il rispetto, a volte, è la forma più alta di sentimento. Qui, tra ciò che è stato e ciò che sarà, ognuno cerca la sua verità. E il resto, come sempre, lo deciderà il tempo.